from and to be proud of what makes me me, that it's okay to be different, to look different. And it's because of that that I got this amazing job that changed my entire life. So I think it's so important to find those things that make you you and grow on that, whether it's whatever the career you want to have, but no matter what, proud to be different. Sono sempre stata molto orgogliosa della mia unicità come individuo e come persona e sono sempre molto grata alla mia famiglia per aver fatto sempre leva moltissimo sulla mia provenienza, per avermi fatto fare tesoro di chi sono e soprattutto da dove vengo. È per questo che io amo essere come sono, è questo che fa di me me, le mie differenze, le mie unicità. È per questo che credo che queste differenze e queste unicità ci rendono forti e tutti noi, quindi tutti voi, in qualunque lavoro facciamo, dobbiamo portare proprio questo bagaglio, essendo fedeli a noi stessi, onesti con noi stessi e quindi portando la nostra unicità sempre con noi. Hi, I'm Nazli from Egypt and Italy. Hi. Hi. So my question is, in a previous interview, you said that you wouldn't feel comfortable as an artist doing anything that wasn't connected to you. So my question is, have you ever had to do that? Allora, la mia domanda è che tu in una intervista che ho letto hai detto che non ti saresti sentita a tuo agio ad interpretare un ruolo con il quale non sentivi alcun collegamento, alcun legame in assoluto. La mia domanda è, ti è mai successo di doverlo fare? I think that quote, what you're referring to, had to do with my music. What I meant when I said that was that I couldn't record anything or put it on my album if it wasn't something that I felt I had personally been through or felt or experienced. I think that although as an actor, you're going to have to do things that you may not be able to personally relate to, but you have to find a way as an actor to go there. But what I meant by that was that it's so important for me in my music when I'm making my own personal albums to record things, to write things that I've experienced. And I think that that's what makes it so true, and I wanted to do that. I wanted to create something that people could connect with and understand, who I am outside of what I do as an actor. Allora, quando io ho rilasciato quell'intervista, la citazione a cui tu fai riferimento è probabilmente più specificamente diretta al mio lavoro nella musica, perché parlavo del mio album, della mia musica e quindi difficilmente riuscirei a cantare o a fare della musica con la quale non mi sento personalmente profondamente in comunicazione, perché quello che ho cercato di fare nell'album è stato proprio di mettere me stessa e di renderlo il più vero possibile, proprio per condividerlo con voi nella maniera più onesta e più vera. Nel lavoro di attore invece, di attrice, può capitare di interpretare delle parti con le quali non sei collegato direttamente, non sei così vicino, però per me quello non è un problema se dovesse diventare la situazione questa qui nella musica che io faccio e che amo cantare. Hi, Via. How are I'm you? Alessandro from Rome. First of all, you're amazing, and I wanted to ask you, what's the most negative side that have you found in the entertaining world? And since you act, sing, and you perform, you're quite engaged into. What's the most exciting thing? No, negative. Oh, negative. Yeah, and if you have experienced it, if you can explain to us. Qual è il lato più negativo che hai trovato nello show mondo dello business? spettacolo, sì. Okay. The most negative thing in show business. Yeah, definitely. Okay, thank you. Oof. Well, I mean, the reality of show business is that there are a lot of amazing parts, of being in this business, and there's also a lot of negative stuff as well. You really have to have a very thick skin because people are going to say stuff about you, and some of it might not be very nice. Like I spoke about earlier, I have a Twitter, I look at it, and I know what people say, and it's pretty intense, and it's very negative, which is unfortunate. But, at the end of the day, in order, I think, to make it in this business and survive, you have to have a thick skin, but also, like I said earlier, you have to keep the people around you that you really love and that really love you. You have to stay true to yourself. But it's also important, again, what I said earlier, too, is when I'm not working, I'm home and I'm Leah. And that's the time that I recharge so that I can go to work the next day, and no matter what happens, I'm good.
Allora, Thank you. allora, in effetti nel mondo dello show business attualmente ci sono tante produzioni ottime, di livello, tante cose meno buone, così come tanti aspetti positivi e tanti negativi, uno dei quali è per esempio come dire, l'esposizione che tu hai come persona e come personaggio alla opinione degli altri, soprattutto per quanto riguarda internet. Vi ho detto prima che la maggior crudeltà la si trova oggi sui social network perché si vedono scritte cose che magari non fanno piacere. Allora quello che dobbiamo avere noi è una bella pelle dura, pronta per sopportare tutte queste cose, dobbiamo essere ben allenati a rimanere abbastanza indifferenti a quello che può ferirci, e la mia ricetta personale per aiutarmi in questo è quella che vi ho detto anche prima, cioè quella di tornare a casa, spegnere l'interruttore e tornare me stessa. Lia, sono a casa, c'è la mia famiglia, e questo è quello che sono e che mi mantiene forte. Hi, I'm Ellen from Georgia, and I wanted to ask you, what's your favorite thing about being an actress? Qual è la cosa che preferisci dell'essere un'attrice? Wow. Well, it's nice to now, we just talked about some of the things that might, unfortunately be negative, but to get to say there are so many amazing things that come with being an actress. I've always loved performing. It's always what I've wanted to do. And I love to sing, but I think the best part is getting to make an impact in people's, lives. If someone's watching Glee and they might learn something from the show and it might help them, then that's what makes it amazing. Or if someone listens to my music and it helps them, it's really about being in a position to help or inspire people. So hopefully people use their fame or whatever to, for good. And that, for me personally, is what the best part of, being an actor is. Beh, sono contenta che dopo aver parlato degli aspetti eventualmente negativi che purtroppo possono capitare in questo lavoro, sono contenta di poter dire invece cosa c'è di bello e cosa mi piace tantissimo. Io ho sempre amato moltissimo esibirmi sul palco, cantare, recitare, quindi già poter fare questo per me è meraviglioso, ma soprattutto partecipare a degli show come Glee e con il mio lavoro di attrice interpretando delle parti, riuscire ad entrare nella vita quotidiana e ad avere un'influenza, un impatto sulla vita quotidiana di qualcuno, magari anche dare un piccolo aiuto con il mio lavoro, questo è quello che mi rende assolutamente orgogliosa e felice di essere un'attrice. Hello, Leah. Hi. Oh, wait, I can't hear you. I still can't hear you. I'll have a candy Okay. while they're... I'm Mehdi and I'm from Tunisia. I know you are a very good actress and singer too, and you are very popular. I want to ask you first, what's your favorite among cinema and television series? And second, I know you have played several roles in cinema, so what's your favorite role, and thank you. Allora, qual è il tuo film, qual è la tua serie preferita, e so che tu hai interpretato molti ruoli, qual è stato il tuo preferito? I have so many favorite TV shows. I go home and I watch everything on TV. And I think that, I've had the opportunity to play so many exciting roles on Broadway, but I really feel that, playing Rachel on Glee is the best. I'm going to be so sad when I can't be, Rachel Berry anymore. It's going to be a very sad day, but it's just been so fun, getting to go to work. And although her outfits are very uncomfortable, sometimes when I'm doing a scene and you can only see from here up, I have sweatpants on the bottom. But, she's definitely been such a joy to play every day. Allora, quando torno a casa io sono appassionata di TV, per cui guardo tutte le serie televisive, sono un amante della TV. Per quanto riguarda i ruoli, devo dire che lavoro da tanto tempo, ne ho fatti già tanti, però quello a cui sono più affezionata è assolutamente Rachel. E infatti sono così entusiasta di girare la prossima stagione, ma sono così triste perché sarà l'ultima, che non riesco a immaginare di vivere senza questo lavoro quotidiano e questo divertimento, perché immaginate che durante la lavorazione
di certe scene. Voi vedete Rachel da qui in su, perché io sono Rachel da qui in su, però magari sotto porto i pantaloni della tuta di felpa, per cui sono contemporaneamente Rachel e Lia, però per me quello che è triste è pensare che non sarò Rachel Berry ancora a lungo. Hi. Hi. Hi, Leah. I'm Martina. I'm from Macedonia. Hello. I really like you and I really appreciate your work. And I want to ask, you know, in Glee, you were chosen because you are a great actress of Broadway, and you wasn't on an audition. You were chosen. I've read this. You were chosen because you're an actress of Broadway, and they wanted to do a musical. So then the director was inspired by your own personality. So I want to ask, is it more challenging to act in a role that is similar to you, or in something that is totally different from your own? Allora, io so che tu sei Good stata question. presa nel Thanks. cast di Glee grazie al fatto che tu eri già una bravissima attrice di Broadway, e siccome lo show sarebbe stato musical ti hanno presa per questo. Però so anche che poi, una volta che ti ha conosciuto il regista, il creatore della serie, ha deciso di basare il personaggio anche molto sulla tua vera personalità, per cui mi chiedo, è una sfida maggiore per te quella di recitare in un ruolo che ti somiglia di più o in un ruolo che invece è molto diverso da te? So I did meet the creator of Glee, and he wrote Rachel Berry with me as the inspiration. I think it was mainly my determination, my drive, and my love for Barbra Streisand that he, was inspired by. We are very similar, but we also are very different. But at the end of the day, to play Rachel Berry, because we do have similarities, I go to work and it's like I can turn it into Rachel Berry in a minute. To do something else that might be farther from who I am, I think it would definitely take a little bit more time and preparation. So right now playing her is so fun, and it's so, a lot of the stuff, although sometimes is emotional or challenging, playing her is so great. But it will be different when I'm playing a role that might not be as close to my personality or the things that I'm. We have some of the same likes and similarities. So good question. E allora il creatore della serie, Ryan Murphy, quando mi hanno presa nello show, effettivamente si è ispirato anche a me per sviluppare e completare il personaggio. In effetti io sono stata felicissima di questo. Ciò nonostante ci sono è stata la mia determinazione principalmente a colpirlo, ed è questa che lui ha voluto riportare nel personaggio principalmente. Ciò nonostante ci sono molte somiglianze, ma anche molte differenze fra me e il personaggio, però quello che c'è fra me e Rachel è proprio l'immediato click che scatta nel momento in cui arrivo sul set, perché io in un minuto divento lei, e questa è una cosa meravigliosa. Quindi sì, nel futuro potrebbero esserci sfide più grandi, perché ci potrebbero essere ruoli più lontani dalla mia personalità, questo lo vedremo. Nel frattempo io sono felicissima e sono, ve l'ho detto, contemporaneamente triste di filmare l'ultima stagione di Glee come Rachel. Hey Leah, I'm David from Georgia, and I was actually with the people who you met a while ago, and it was amazing. And Earlier today? Yes, Oh, today, yeah. And I actually have two questions for you. First, second, and third season of Glee was amazing, but then the show lost some viewers, and I'm interested. Do you think that the quality is getting neglected from season to season? And the second question, in the fifth season, Rachel was asked to audition for our part in LA. And the audition wasn't that good, but it was funny. So I'm interested. Have you ever been in a similar situation in the real life? Thank you. I love you so much. Bye. Allora, volevo sapere cosa pensi della qualità delle varie stagioni di Glee, e poi volevo sapere, in una delle stagioni di Glee Rachel fa un provino che non va bene, però la scena è molto divertente, e volevo chiederti se ti sei mai trovata in una situazione simile. Well, I'll answer your second question because I liked it better. Risponderò solo alla seconda domanda perché mi piace di più.
You know, I've had many my audition for Glee was so crazy. I got into a car accident on the way to the audition and crashed it in the middle of the street and had glass in my hair, and I had to run up the street and wipe all the glass and the blood off and audition for Rachel Berry, and I got it. So I've had many crazy auditions where I've forgotten the words and I've messed up, but it's only made me stronger. And you know, for example, Rachel's audition that day didn't go so well, but they saw something in her that they liked, and she got another job. So it just goes to show you that you never really know. When I was in my audition for Rachel Berry, I thought it was going terribly, but it was perfect. So you always have to just relax and give yourself a break, and everything is a learning experience. Whether it's negative or positive, there's always an opportunity to learn from something. Sì, mi è successo perché già proprio l'audizione che feci, il provino che feci per la parte di Rachel è stata una cosa pazzesca, perché io mentre andavo a fare il provino ebbi un incidente con l'auto, ero nel bel mezzo di un incrocio, insomma ci fu questo incidente e io nonostante tutto lasciai la macchina lì dov'era e con i vetri nei capelli corsi per andare a fare il provino, arrivai lì tutta trafelata, insomma, e nonostante questo sono stata presa, quindi la determinazione che dicevo prima mi ha aiutata a superarlo. Però ci sono stati altri provini durante i quali magari ho dimenticato la battuta, non ho cantato come avrei voluto, non sono andati magari benissimo, però per me queste sono tutte esperienze importanti durante le quali impari qualcosa, ti rendono più forte e forse ti aiutano anche per il provino prossimo. Hi Leah, my name is Eric, I'm from Naples, I really love you and I have two questions for you, but in Italian, sorry. La prima domanda è a cosa hai dovuto rinunciare per seguire il tuo sogno di diventare un'attrice e una cantante, e se hai avuto qualche rimorso nel corso della, diciamo, tua esperienza musicale da attrice. Is there anything you had to give up, to renounce to, in order to become an actress and a singer? And is there anything... cosa hai dovuto rinunciare? Okay, so this... Yeah, I mean, you know, when I got Glee, I had to move away from my family in New York and move to Los Angeles, so that was really hard. And a lot of things in my life have changed since I've been on, you know, the TV show, but it's stuff that you get used to. You lose a lot of your privacy. I think that that's the biggest thing. But, you know, I really love what I do, so whatever I've had to give up along the way has been worth it for me. And, you know, my family always now comes and visits me, and we make it work. But you sometimes have to, no matter what you do, make sacrifices. But if it's really what you love, then it's worth it. Allora, per me uno dei più grandi sacrifici è stato dovermi allontanare dalla mia famiglia, perché mi sono dovuta trasferire da Los Angeles a New York per girare Glee, ed è stato proprio per Glee che l'ho fatto. Quindi questo sì, è stato uno sforzo grande che ho dovuto fare, come anche un'altra rinuncia è quella ad una parte della propria privacy, che purtroppo anche fa parte di questo mestiere. Però una volta che riesci a gestire questa cosa, e visto che la mia famiglia mi viene a trovare spesso, sono sacrifici che ho accettato volentieri per l'amore di questo lavoro, per l'amore di Glee. La seconda domanda è, allora, l'idolo di Rachel Berry è Barbra Streisand, e volevo chiedere se lei aveva un equivalente, un personaggio famoso a cui si è sempre, diciamo, appoggiata nei momenti di difficoltà, oppure che l'ha aiutata e a cui si riferisce sempre. Ecco. So Rachel's idol is Barbra Streisand, and I wonder if you have such an idol as Rachel has, and that you look at as a model. Well, they wrote that into the show, Rachel loving Barbra Streisand, because I love Barbra Streisand. She is my idol. And I always loved how she prided herself on being different, which is what we talked so much about today. And she always stayed true to herself, and that's how she became successful. So she is my idol. And then when they found out that I love her so much, they wrote it into Glee. So I'm happy that everyone gets to be introduced to who, you know, I consider to be my biggest idol.
E allora il motivo per cui Barbra Streisand è l'idolo di Rachel è proprio perché prima di tutto è il mio idolo personale. Sono felicissima che attraverso lo show di Glee abbiamo potuto dire questa cosa, abbiamo potuto renderla pubblica e far conoscere questa grandissima donna che ha fatto, qualora ci fosse bisogno di farla conoscere, questa grandissima donna che ha fatto della sua unicità e del suo essere differente la sua forza, e che quindi per me è un grandissimo modello. Very last question. Hello, Leah. I'm Leah also. Oh, hi, Leah. I'm from London and coming. Oh, did you say? What did you say? Thank you for coming. Oh my gosh, of course. And from one Leah to another, you said that you were working on your second book, and I want to write a book one day. So what was like the most challenging part of kind of putting all your life together in a single text? So yeah. Well, for me, writing has never been my strongest point. I always find that my brain works faster than my hand can write. So what I actually started doing was I would take a tape recorder and I would go home from work and I would put on the tape recorder and I would just start talking because it was easier for me than typing. And I think that the most difficult part was figuring out that there was all this information and all this stuff that I wanted to share with everyone, and how was I going to organize it, and how was I going to put it together. So that for me took the most time, in really figuring out the format, and also, you know, explaining things to people in my writing that, you know, I wanted to tell all my stories and everything. So it was a challenging process, like I said, just because it's not my strongest point, but I really learned that I love writing so much. There's a lot of things that I want to say. So I made it work for me by using the recorder, and the book did, you know, I'm so proud of it. And I'm working on my second one right now, and it's going to be coming out the beginning of 2015. So. Well, I look forward to reading. Thank you. Thank you. Allora, quello che è stato la maggiore sfida per me nella stesura del libro è stata proprio scrivere fisicamente, perché io non sono bravissima a battere al computer, però era la mia mente che andava, girava, avevo tantissime idee, tantissimo materiale che volevo raccogliere, volevo condividerlo con voi, però la sfida più grande in tutto questo è stata organizzare tutto questo materiale, perché poi mi sono a mia volta organizzata invece tornando a casa ogni sera con il registratore. Invece di scrivere, che mi costava più sforzo e più tempo, ho pensato che registrare tutto questo materiale con la mia voce sarebbe stato più facile per me, per poi ritrovarlo e riorganizzarlo per fare il libro. Dopo il primo libro io sto già lavorando al secondo, che uscirà all'inizio del 2015, quindi sono ansiosa di condividere anche questo con voi, e sono comunque confermata nel fatto che anche scrivere è un'altra delle mie grandi passioni. Allora, ancora una volta fortunatissimi, perché avete avuto la possibilità di incontrare una grande artista, un grande talento ed una grande persona. Quindi grazie da parte di Giffoni per essere qui. E ora il nostro premio Giffoni Experience Award 2014. E vai con l'applauso. How nice! Thank you so much! This is so nice! Thank you guys. Thank you so much. It's been so wonderful getting to be here today with all of you. And congratulations to all of you. This is such a nice thing. I hope that you guys are having a wonderful time. And thank you so very much. Grazie mille per avermi invitato. Spero che vi divertiate tanto. Per me è stato un onore e un'emozione essere qui con voi oggi. Grazie.